In mezzo mar siede un paese guasto, disse egli allora, che s'appella Creta, sotto il cui rege fu già il mondo casto. Una montagna v'è che già fu lieta d'acqua e di fronde, che si chiamò Ida. Or è diserta come cosa vieta. In mezzo al mare, Mediterraneo, siede un paese guasto, in rovina, disse lui, Virgilio, allora, che si chiama Creta, sotto il cui re, il dio pagano Saturno, il mondo fu già casto puro. Vi è, a Creta, una montagna che già fu lieta, abbondante, di acqua e di fronde, rami verdi, vegetazione, che si chiamava Ida. Ora, la montagna Ida è deserta, derelitta, come una cosa, luogo, avvizzita. Prima di una mia qualsiasi spiegazione ti faccio notare come questa coppia di terzine faccia rimbombare così tante parole già trovate e come ciascuna sia collegata ai versi già scritti. In mezzo al mare, Mediterraneo ovviamente, c'è l'isola di Creta, che qui Virgilio definisce paese guasto. Guasto rima con casto e letteralmente indica un qualcosa che non funziona correttamente, non giusto, che non segue adesso la legge, in netta contrapposizione con il suo passato. Si insiste qui sulla decadenza, quando sotto il suo re il mondo fu prima casto, cioè puro, innocente, come si dice di una vergine. Insomma, sotto il re di Creta, prima il mondo fu casto, adesso invece Creta è un paese guasto. Ti faccio notare che dicendo sotto il cui rege fu già il mondo casto, Virgilio si riferisce col termine rege, re, a un dio pagano, uno di quelli falsi e bugiardi, che governa da solo. Sotto questo unico re dio pagano, l'umanità ha vissuto l'età dell'oro. Un re che divorava i suoi figli, perché una profezia lo aveva avvertito che uno di loro, risulterà essere Giove, cresciuto in segreto a Creta, appunto, lo avrebbe sconfitto. Un dio che, sempre dallo primo delle Metamorfosios, come Saturno in cavallo generò il biforme Chirone. Nonostante ciò, l'epoca di Saturno fu per l'umanità l'età dell'oro, 321, dentro al cristallo, cielo, che il vocabol, nome Saturno, porta, cerchiando il mondo del suo caro duce, Saturno, sotto cui giacque ogni malizia morta, l'età dell'oro, di color d'oro, non a caso, e poi continua. Non si sta qui parlando di mitologia, qui si sta parlando di verità. Io mi trovo all'inferno e il mio duca mi sta spiegando l'origine terrena dei fiumi infernali, dicendomi che non ho visto niente di più importante di tale corso e di conseguenza da dove lui nasce e dove finisce. Aggiungo ancora che l'età dell'oro finisce quando Giove, che in questa opera è messo a paragone con il vero Dio e con il Cristo in croce, sale al potere. Nell'isola di Creta, che sta in mezzo al mare Mediterraneo, c'è una montagna. Mezzo non deve mai passare inosservato, certamente significa la metà, qui tra Europa, Asia e Africa, ma anche il punto fondamentale, il centro. Anche in questa montagna Virgilio ci tiene a fare la differenza di com'era casta prima e guasta ora. Prima infatti era lieta, felice, piena, in abbondanza di acque e di rami verdi, vivi, di fronde. Adesso invece è diserta e qui siamo in un deserto, orribile sabbione, come una cosa vieta. Vieta deriva dal latino viesco, appassire, cioè avvizzita, sciupata nel tempo. Ti faccio anche notare che per descrivere il bosco selva morto dei violenti contro se stessi, scrivo in 1.13 che da neun sentiero era segnato, non fronda verde. E qui per descrivere la vita, qui scrivo lieta, d'acqua e di fronde. Citazione dallo terzo dell'Eneida. È del gran Giove, Creta, quasi gran cuna, in mezzo al mare, isola chiara, e regno ampio e ferace, che 100 gran città nodrisce e regge. Ivi sorge un'altra Ida, onde nomata fu l'Ida nostra, ond'ha seme e radice nostro legnaggio, onde primieramente Teucro, padre maggior dei maggiori nostri, se ben me ne rammento, errando venne alle spiagge di Reto, ove egli elesse di fondare il suo regno. Ilio non era, né di Pergamo ancor sorgean le mura,
fino in quel tempo, e sol nell'ime valle abitavan le genti. Di là dunque veniamo, e là vuol Febo, Apollo, che si ritorni. Or via seguiamo il fato, plachiamo i venti, e nella Creta andiamo, che non è lunge, e se ne è Giove, amico, anzi 3 di n'apprenderemo ai liti. Queste parole usate da Virgilio nella sua tragedia e che lui in persona, in ombra, anzi, mi sta dicendo nella mia commedia, ribadiscono come Teucro, progenitore della famiglia regnante di Troia, fondò il suo regno lì, quando ancora Ilio, Troia, non esisteva. Rea la scelse già per cuna fida del suo figliuolo e per celarlo meglio. Quando piangea, vi facea far le grida. Dentro dal monte sta dritto un gran veglio, che tien volte le spalle in verdammiata e Roma guarda con suo speglio, come suo speglio. Rea, la dea pagana madre di Giove e moglie di Saturno, la montagna Ida, scelse già in passato per, come, culla fidata del suo figliuolo, figlio piccolo, Giove, e per celarlo, nasconderlo meglio, al padre, proprio Saturno, che se no lo avrebbe mangiato, quando piangeva, si lamentava. Vi ai suoi fedeli, ai coribanti, faceva fare e mettere le grida per coprire quelli del piccolo Giove. Dentro, in una grotta, al monte, Ida, sta dritto, in piedi, un grande vecchio, che tiene rivolge le spalle verso Dammiata e guarda Roma come il suo specchio. Stai sempre attento in questi passaggi all'uso che Virgilio fa del passato e del presente, della mitologia e della storia. Rea in passato aveva già scelto tale montagna per nasconderci il suo piccolo figlio Giove, e quando questo piangeva, si disperava, si lamentava, Rea faceva gridare i suoi fedeli, i coribanti, per coprire la voce del piccolo che doveva restare nascosto. Dentro dal monte è una costruzione usata anche nel sonetto «Però c'amore non si può vedere» di Pietro della Vigna. Ma po' c'amore si face sentire dentro dal cor signoreggiar la gente, molto maggiore pregio de avere che se vedessen visibilmente. Significa dentro a una grotta, come specificato a breve appunto, foran quella grotta. Eccoci al punto. Nel monte sta in piedi un grande vecchio che allegoricamente rappresenta le fasi sempre peggiori dell'umanità. Nel Naturalis Historia di Plinio 773 si legge: nell'isola di Creta, apertosi un monte per un terremoto, fu trovato un corpo in posizione eretta alto 46 cubiti. Il mio testo non dice che è stata forgiata o scolpita una statua rappresentante un uomo, ma dice che un gran veglio sta dritto. Letteralmente c'è scritto che c'è un vecchio, veglio è una sfumatura più onorevole di vecchio, con alle spalle, cioè con le spalle verso Dammiata in Egitto, e che si specchia su Roma. Tra parentesi, la parola Roma specchiata diventa amor. Metaforicamente, avere le spalle verso qualcosa significa che quello è il passato, come ci tengo a chiarirti nel canto successivo. Pur ier mattina le volsi le spalle. Mentre avere lo sguardo verso qualcosa significa che quello è il futuro o perlomeno il presente. Dammiata è una città a nord dell'Egitto, che ha visto più volte i crociati sconfitti dal mondo musulmano. Perlomeno una di queste sconfitte te la devo citare. Nel 1169 i crociati assediarono Dammiata e successivamente una carestia colpì il loro campo. Ormai destinati alla sconfitta, i crociati furono obbligati a firmare una tregua con il Saladino, un musulmano che sconfisse i crociati a Dammiata e che risiede nel nobile castello del Limbo, al confine dell'inferno, il Limbo appunto, ma di certo non tra questi violenti, tantomeno tra i violenti contro Dio. Per sottolineare un altro collegamento presente nella mia opera, veglio, col significato dignitoso di vecchio, è riferito soltanto a questo, appena descritto, e a Catone Uticense, già citato in questo canto. In 2.1 vidi presso di me un veglio solo, degno di tanta reverenza in vista,
che più non dee a padre alcun figliuolo. Chi siete voi che cotanto che contro al cieco fiume, singolare, un fiume solo, fuggita avete la pregione eterna? E in 2:2 alle sue note, ed ecco il veglio onesto, gridando, che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza? Quale stare è questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, che esser non lascia a voi Dio manifesto. La sua testa è di fin oro formata, e puro argento son le braccia e il petto, poi è di rame infino la forcata. Da indi in giuso è tutto ferro eletto, salvo che il destro piede è terracotta, e stan su quel più che sull'altro eretto. La sua, del gran veglio, testa è di oro fino, e di puro argento sono le braccia e il petto. Poi è di rame fino alla forcata, a biforcazione delle gambe. Da lì, alla forcata, in giù è tutto ferro scelto, salvo, tranne, che il piede destro è di terracotta, e sta, il gran veglio, eretto su quello, il piede destro, più che sull'altro, piede sinistro. Il veglio è composto di materiali che progressivamente, dall'alto al basso, diventano sempre più scadenti. La testa, il punto più alto, è d'oro, ma non un oro comune, un oro fino, pregiato. L'oro è notoriamente un metallo pregiato. Fino si contrappone a grosso, come quando si dice la gente grossa, per intendere quella rozza. A livello immediatamente inferiore all'oro non può che trovarsi l'argento. Le braccia e il petto sono di questo materiale. L'argento è un metallo raro che si conserva inalterato per lungo tempo. Da sotto il petto fino alla biforcazione delle gambe è di rame, uno dei metalli più facili da rinvenire e usare. Per forcata intendo proprio quella parte dove la parte superiore del corpo si divide nelle gambe. Ogni verso di questa prima terzina contiene quindi il nome di un metallo, nel primo fin oro, nel secondo puro argento e nel terzo rame. Non c'è il bronzo al terzo posto, dopo oro e argento, dato tra l'altro che il bronzo non è un metallo puro ma è una lega. Nel verso successivo compare invece al quarto posto ferro eletto. Dalla forcata in giù il veglio è tutto di ferro eletto scelto, 1,12 con archi e asticciuole prima elette, tranne che il piede destro che è di terracotta. L'argilla rossa bagnata diventa più scura e facilmente lavorabile. Una volta modellata e lasciata asciugare la si può cuocere per farla diventare terracotta. In questo processo viene espulsa altra acqua e si riduce spessore e peso. Ricevuta questa prima cottura, il materiale diventa fragile e si spezza facilmente. Eventualmente la terracotta può essere sottoposta a una seconda cottura e in quel caso diventa smaltata, ma il piede in questione non ha ricevuto trattamenti di perfezionamento, rimane di terracotta. Questa fragilità sostiene il peso maggiore del veglio. Virgilio infatti specifica che tra i due piedi, l'altro è di ferro, ma questo, il veglio, poggia più il peso sul piede di terracotta. Una fragilità strutturale aggravata ancora di più, che aggrava ancora di più il fatto che tale veglio è composto da metalli che via via che si sale aumentano il loro peso specifico. È giunto il momento di spiegare il significato allegorico del gran veglio e non lo posso fare senza leggerti l'Evangelio di Marco 3, da 20 a 35. Gesù entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, i 12, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano, è fuori di sé. Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano, costui è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni, o demoni, per mezzo del principe dei demoni. Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi.
Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte, allora ne saccheggerà la casa. In verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà reo di colpa eterna. Questo è ribadito anche in Luca 12,10. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. Poiché dicevano, è posseduto da uno spirito immondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, Gesù: Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. La spiegazione allegorica potrebbe benissimo concludersi con questa citazione, ma non c'è molto altro da aggiungere. Un'umanità iniziata con l'oro, fino, senza fessure, rotture, e nell'innocenza guidata dal dio pagano Saturno, che Virgilio chiama sotto il cui rege, dio e re contemporaneamente, fugge al mondo casto, che va via via a diminuire il suo valore fino a biforcarsi, ma non solo. Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi. Ma tra i due piedi questo regno non si sostiene di più, si sostiene di più su quello di terracotta, chiesa, piuttosto che su quello di ferro eletto, impero. Chiesa con a capo il Papa. Il primo maggior fu Simone, chiamato Pietro, verso il quale Gesù stesso usa queste parole, sempre Vangelo di Marco 8:33. Ma egli, Gesù, voltatosi e guardando i discepoli, non Pietro che gli stava parlando, rimproverò Pietro e gli disse: Lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Dalle satire di Giovenale 13, 28-30, corre la nona età, tempi peggiori dell'età del ferro, alle cui turpitudini la stessa natura non trova un nome e non l'ha derivato da alcun metallo. Sempre peggio. Ciascuna parte, fuorché l'oro, è rotta d'una fessura che lagrime goccia, le quali, accolte, foran quella grotta. Ciascuna, presa singolarmente, parte, formata da un materiale diverso, tranne che quella in oro, è rotta da una fessura per ciascuna parte, che stilla lacrime, le quali, raggruppate in basso, forano, bucano quella grotta. Quindi, in mezzo mar siede un paese guasto e su di una montagna di questo paese guasto, in una grotta, c'è un veglio che ciascuna parte, fuorché l'oro, è rotta. Il veglio è quindi composto da 5 parti, ciascuna rotta tranne che la prima, da una fessura ciascuna. 1. Fin oro, l'unica non rotta. 2. Argento puro. 3. Rame. 4. Ferro eletto. 5. Terracotta. Le 4 parti più basse sono rotte da una fessura ciascuna, quindi 4 fessure diverse e ciascuna fessura lagrime goccia. Questo gocciolare lacrime riprende 1.13, dove la scheggia rotta, come qui, geme, cioè stilla lentamente, sangue. Tali lacrime sono accolte da accogliere, cioè ammesse in un gruppo, raggruppate, e così forano, come il fessura di questa terzina, quella grotta. Dentro dal monte Ida sta dritto un gran veglio. Non dimenticarti che poco fa Capaneo ha parlato di un altro monte, grotta, di un'altra isola, in Mongibello alla Focina Negra. Torniamo indietro dalla Sicilia a Creta, dal Mongibello a Ida, qui torniamo indietro alla cristianità, dalla cristianità dove Roma è espressamente citata, al paganesimo di Troia, Creta e dell'Egitto. È arrivato il momento di citare una fonte cristiana e una pagana riguardo al veglio di Creta.
Antico Testamento. Poi spiegherò le quattro rotture. Daniele 2, da 24 a 45. Daniele si recò quindi a Arioch. Da Arioch, a cui il re di Babilonia, Nabucodonosor, aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse: non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione. Allora Arioch si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione. Il re disse a Daniele, detto Baltazzar: sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Daniele rispose al re: il segreto che il re domanda né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri. Ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto, i tuoi pensieri, o re, quando eri a letto. Si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti. Colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare l'interpretazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua, immensa e d'uno splendore straordinario, si ergeva davanti a te, e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno, di bronzo, che dominerà sulla terra, poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa. Così, pari al ferro che tutto frantuma, esso spazzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli che si mescolano mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno con l'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte, senza l'intervento umano, e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. La citazione pagana invece è dallo primo delle Metamorfosios di Ovidio, che tanto ricorda in questo punto l'ogenesì cristiano. Ma ancora mancava l'essere più nobile che, dotato di intelletto più alto, sapesse dominare sugli altri. Nacque l'uomo, fatto con seme divino da quell'artefice del creato, principio di un mondo migliore, o plasmato dal figlio di Giapeto, a immagine di dei che tutto reggono, impastando con acqua piovana la terra recente che,
appena separata dalle vette dell'etere, ancora del cielo sembrava il seme nativo. E mentre gli altri animali curvi guardano il suolo, all'uomo diede viso al vento e ordinò che vedesse il cielo, che fissasse eretto il firmamento. Così quella terra che sino allora era grezza e informe mutò e assunse l'ignorata figura dell'uomo. Per prima fiorì l'età dell'oro, che senza giustizieri o leggi spontaneamente onorava lealtà e rettitudine. Libera, non toccata dal rastrello, non solcata dall'aratro, la terra produceva ogni cosa da sé e gli uomini, senza lavorare, appagati dei cibi nati spontaneamente. Quando Saturno fu cacciato nelle tenebre del Tartaro e cadde sotto Giove il mondo, subentrò l'età d'argento, peggiore dell'aurea, ma più preziosa di quella fulva del bronzo. Terza a questa seguì l'età del bronzo, d'indole più crudele e più proclive all'orrore delle armi, ma non scellerata. L'ultima fu quella ingrata del ferro. E subito in quest'epoca, di natura peggiore, irruppe ogni impietà. Si persero lealtà, sincerità e pudore, e al posto loro prevalsero frodi e inganni, insidie, violenza e smanie infami di possedere. Poi si narra che i giganti, aspirando al regno celeste, ammassassero i monti gli uni sugli altri fino alle stelle, la battaglia di Flegra citata in questo canto. Scagliando i suoi fulmini, allora squarciò il padre onnipotente, Giove, l'Olimpo e giù dall'ossa rovesciò il Pelio. Quando quei corpi orrendi giacquero travolti dal loro edificio, dicono che la terra si inzuppasse del fiume di sangue, sparso dai figli, e che ancora caldo lo rianimasse. Poi, perché non sparisse ogni traccia della sua stirpe, a quello diede aspetto umano. Fine di queste lunghe, ma come sempre fondamentali citazioni che mi vedo costretto a citare per colmare eventuali lacune che poi non permettono di capire appieno cosa ho letto e le differenze con cosa invece ho visto o ascoltato da Virgilio, in questo caso, e quindi scritto. Detto ciò, ti cito invece un'altra fonte, un altro mio libro che continua a spiegarti ciò che scrivo in questo, e cioè le rotture. De Vulgario Eloquentia 1.7. O natura di noi uomini sempre incline ai peccati, o natura che fin dall'inizio fosti scellerata e mai non cessi di esserlo, non era stato sufficiente a correggerti l'essere stata privata della luce ed esiliata dalla patria delle delizie per la tua prima trasgressione, la disobbedienza ferita, della quale parlano sia Genesi che Metamorfosios, la prima rottura del veglio. Non era stato sufficiente che per l'universale lussuria e ferocia dell'umana famiglia tutto ciò che era di tua pertinenza, ad eccezione di un'unica casa che fu risparmiata, fosse perito nel diluvio, la seconda rottura del veglio, e che gli animali, i cieli e la terra avessero già scontato la colpa che tu avevi commessa? Certo che era sufficiente, ma dice il proverbio, non si va a cavallo prima della terza volta. E tu preferiresti, disgraziata, venire e montare su un disgraziato cavallo. Ecco, o lettore, che l'uomo, o perché dimentico, o perché tiene in poco contro i castighi precedenti, distoglie gli occhi dai lividi, qui ciascuna parte fuorché loro è rotta d'una fessura che lagrime goccia, che gli sono rimasti, e per la terza volta, abbandonandosi per la superba stoltezza alla presunzione, si leva a prendersi le sferzate. Istigato dal gigante Nembrot, l'uomo, incorreggibile, ebbe in cuor suo la presunzione di superare con l'arte sua non solo la natura, ma anche lo stesso autore della natura, che è Dio, e cominciò a costruire in Sennar una torre che poi fu chiamata Babele, la terza rottura del veglio, cioè confusione, con la quale sperava di salire fino al cielo, proponendosi nella sua ignoranza non di eguagliare, ma di superare il suo fattore. O smisurata clemenza del regno celeste, qual padre sopporterebbe tanti insulti da un figlio? Egli invece si levò non come nemico, ma come padre, con una sferza già altre volte usa a percuotere,
Qui, se Giove stanchi il suo fabbro da cui crucciato prese la folgore aguta, onde l'ultimo di percosso fui. E castigò il figlio ribelle con una punizione benevola e insieme memorabile, qui invece sì che la pioggia non par che il maturi. Quest'ultima, per davvero, citazione, che ho riportato, mi serve anche a evidenziarti il fatto che non c'è un'unica ferita che si prolunga per ogni parte, oro esclusa, ma ciascuna parte, fuorché l'oro, è rotta. La quarta e ultima ferita, presente nel piede di terracotta, raffigurante la Chiesa, è la corruzione che c'è al suo interno. Il termine ciascuna ha un significato ancora più stretto di ognuna. Significa proprio che singolarmente ogni parte ha la sua rottura. Da ogni rottura escono lacrime, che poi vengono raccolte insieme e scavano la terra, le quali, accolte, forano quella grotta, fino a formare il corso d'acqua, diciamo così, infernale, unico, che in base alla sua posizione cambia sia nome che consistenza, e da 4 rotture acquisisce 4 nomi diversi. Il verso successivo sarà l'or corso delle lacrime che cadono e sono raccolte, sì, di roccia fanno Acheronte, Stige e Flegetonta. E proprio alla fine di nuovo sono accolte nel lago ghiacciato del Cocito, proprio nel punto più profondo dell'inferno, o, in base ai punti di vista, nel mezzo della terra. 1.32 E mentre c'andavamo in verlo mezzo, al quale ogni gravezza si rauna. Un fiume che quindi che quindi nasce dalle lacrime, le colpe degli uomini, che prima diventa onda bruna, Acheronte 1.3, poi in la palude va che nome Stige, questo tristo ruscel quando è disceso, Stige 1.7, poi la riviera del sangue in la qual bolle, Flegetonta 1.12, e in fondo l'omperador del doloroso regno, dite, da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia, Coscito 1.34. Lor corso in questa valle si diroccia, fanno Acheronte, Stige e Flegetonta, poi sen va giù per questa stretta doccia, infin là dove più non si dismonta, fanno Cocito, e qual sia quello stagno, tu lo vedrai, però qui non si conta. Il loro corso, delle lacrime raccolte, in questa valle, abisso, si diroccia, scende di roccia in roccia, formando Acheronte, Stige e Flegetonta. Poi se ne vanno, tali lacrime, giù per, attraverso, questa stretta doccia, canale, fino a là, nel punto in cui, dove non si dismonta, scende più, il punto più basso. Formano, Cocito, e cosa sia quello stagno, tu, io, lo vedrai, vedrò. Perciò qui, in questo luogo e momento, non si spiega. Da quelle lacrime accolte parte il corso che assume forme e nomi diversi. Acheronte, Stige, Flegetonta e Cocito. Più volte nell'opera darò peso a questa cosa, cioè di un fiume che cambia nome col suo corso. Tutte e tre nominati in un solo verso, e poi, dopo, rispetto a dove ci troviamo ora, più in basso, se ne vanno giù per questa stretta doccia e in fondo troviamo il Cocito. Il regno dei morti si va via via restringendo e questi fiumi cadono giù attraverso questa stretta doccia, che indica un canale nella quale il liquido cade. Infin, nel punto finale, alla fine, arrivano dove non si dismonta, non monta, scende, insomma nel punto più basso, dal quale non si può più scendere, che è il Cocito. Del Cocito qui Virgilio mi dice solo che è genericamente uno stagno, quindi un luogo relativamente piccolo, dove l'acqua stagna, si raccoglie. Ma dato che in seguito lo vedrò, arriverò nel punto più basso, da dove non si può più scendere, non mi racconta, spiega altro. Però qui non si conta, rimanda a quel le tue parole sien conte di 1.10. E io a lui, se il presente rigagno si diriva così dal nostro mondo, perché ci appar pur a questo vivagno? E io chiesi a lui, Virgilio,
Se il presente rigagnolo, piccolo ruscello, si deriva, trae le sue origini, così, in questo modo, dal nostro dei vivi mondo sulla terra, perché ci appare soltanto a questo vivagno margine? Interrompo Virgilio per porgli una domanda. Ma se, come dici, anche questo piccolo ruscello nasce da una delle rotture del Gran Veglio, perché in questo viaggio sottoterra lo vediamo soltanto adesso? Rigagno sta per riga d'acqua, uno strettissimo corso d'acqua, qui di sangue, bollente, che infatti in questo canto è chiamato picciol fiumicello. Vivagno è l'ennesimo riferimento al trovarci su di un margine, nello specifico il vivagno è il margine di un tessuto di pezza e, per estensione, lo userò anche per indicare il margine di un libro, 3.9. Per questo l'Evangelio cristiano e i dottor magni pagani sono derelitti e solo ai decretali si studia, sì che par a lor vivagni. A questo intende il Papa e i cardinali. Non vanno i loro pensieri a Nazarette, là dove Gabriello aperse l'ali, ma Vaticano e le altre parti elette di Roma che sono state cimitero, alla milizia che Pietro seguette. Vivagno è il margine laterale di un tessuto di pezza, è appunto per estensione il margine generico che è un concetto, è un margine che è un concetto fondamentale di questo canto, che più volte ha accentuato il fatto di trovarci sul margine. Ed egli a me, tu sai che il loco è tondo, e tutto che tu sia venuto molto, più a sinistra, giù calando al fondo, non sei ancora per tutto il cerchio volto, perché se cosa n'apparisce nova, non dè a dur maraviglia al tuo volto. Ed egli, Virgilio, rispose a me, tu sai, io so, che il luogo, l'inferno, è tondo, circolare, e nonostante che tu, io, sia venuto, arrivato, molto più a sinistra, già calando al fondo, verso il basso, non sei, sono, ancora per, attraverso, tutto il cerchio, circonferenza, volto, girato. Perciò, se una cosa che arriva da sopra ci appare nuova, non vista in precedenza, non deve addurre, portare meraviglia al tuo volto mio. Una terzina per la mia domanda, 2 terzine per la risposta di Virgilio. Io so che l'inferno è composto da cerchi che stiamo scendendo, andando contemporaneamente verso sinistra e verso il basso, fino ad arrivare al fondo, nel punto più basso, il cocito. Però, nonostante io stia continuando ad andare a sinistra, non ho svolto un'intera, se vista dall'alto, circonferenza. Quindi se vedo qualcosa di nuovo, soprattutto se questa cosa arriva dalla terra e quindi dall'alto, non mi devo stupire. Insomma, la mia domanda veniva dal fatto che Virgilio mi aveva detto che anche questo fiume arriva dalla terra. Quindi io che sto girando intorno, dato che appunto che questo fiume arriva da sopra, l'avrei dovuto già vedere. Però Virgilio aggiunge che è vero che giriamo intorno, andando sia verso sinistra che verso il basso, però non abbiamo fatto ancora, guardando dall'alto, un giro completo. C'è infatti da specificare che stiamo parlando di sopra e di sotto, di nostro mondo e coscito, quindi un giro completo va inteso guardando dall'alto verso il basso. Non stiamo girando solo su dentro a un cerchio e quindi ci ritroveremo nello stesso punto, ma stiamo girando intorno e scendendo verso il basso. Non dè a dur maraviglia al tuo volto, più che soltanto meravigliarti significa propriamente assumere un'espressione di meraviglia. Volto, da voltare, rima con volto, cioè espressione, faccia, viso, come già in 1-1. E io ancor, maestro, ove si trova, flegetonta il te, che de l'un taci, e l'altro di che si fa desta piova. In tutte tue question certo mi piaci, rispose, ma al bollor dell'acqua rossa dovea ben solver l'una che tu faci. E io ancora domando, maestro, colui che insegna, dove si trova il fiume Flegetonta e il fiume Letè? Perché dell'uno Letè taci e dell'altro Flegetonta dici che si fa è fatto da questa pioggia di lacrime. In tutte e due queste questioni, domande, mi piaci, gli piaccio io a Virgilio.
Rispose Virgilio: ma il bollore dell'acqua rossa, fiume di sangue bollente che vedo, doveva bene sciogliere una domanda che tu fai, io faccio. Acheronte e Stige li ho già incontrati, ma nutro ancora incertezze riguardo a 2 nomi. Insomma, chiedo al maestro, colui che insegna, dove si trovino Flegetonta e Letè, dato che del secondo, dell'Etè, non mi dice niente, taci, mentre del primo mi dice che deriva da Estapiova, anche se penso di non averlo ancora visto. Queste lacrime del Gran Veglio, appunto. Io nella mia opera scrivo che Virgilio, durante il viaggio, mi ha detto che io gli sono piaciuto in queste domande che gli ho posto. Però aggiunge che il bollor dell'acqua rossa avrebbe dovuto bene spiegare la risposta a una delle domande, nello specifico ove si trova Flegetonta. Solvere sta per sciogliere, 1-10, solvetemi quel nodo, e più genericamente per spiegare, sempre 1-10, già nell'error che mi avete soluto. Vi è un'inversione nell'ordine, dato che io chiedo di Flegetonta e Letè, e aggiungo subito dopo che dell'un taci, riferendomi alle te, che cito per secondo, e l'altro, riferendomi al Flegetonta, che cito per primo. E sta piova di lacrime che cadono da ogni ferita del veglio, rottura. E ti ricordo che ci troviamo in 1.14, dove ho scritto piovean di foco dilatate falde e sì che la pioggia non par che il maturi. Il bollore di questo liquido rosso, sangue, che già vedo da 1.12, e in questo scrivo fuor della selva un picciol fiumicello, lo cui rossore ancor mi raccapriccia, mi doveva far capire che stavo guardando il fiume Flegetonta. Per questo Virgilio non mi ha spiegato dov'è, come non mi ha spiegato dove sono Acheronte e Stige, dato che già lo sapevo. Tra l'altro, che quello fosse il Flegetonta ci poteva arrivare anche da ciò che scrisse nell'Eneida e che appunto il nome stesso rimanda all'ardere flego, flegias, Flegetonta. L'ete vedrai, ma fuor di questa fossa, là dove vanno l'anime a lavarsi, quando la colpa pentuta è rimossa. Poi disse: omai è tempo da scostarsi dal bosco, fa che di retro a me vegne. Li margini fan via che non sonarsi, e sopra loro ogni vapor si spegne. Il Lete, lo vedrai, vedrò, ma fuori da questa fossa, inferno. Lo vedrai, lo vedrò, là, in cima al purgatorio, dove vanno le anime purganti a lavarsi dopo, quando la colpa già pentita, completata la salita in purgatorio, è rimossa. Poi, Virgilio disse: ormai è tempo di scostarsi, staccarsi dal bosco dei violenti contro se stessi. Fai che mi vieni, io a Virgilio, di retro, in fila, dietro di lui. I margini, argini rocciosi del fiume, danno la via, il percorso, che non sono arsi, ardenti, e sopra di loro ogni vapore, bollente, si spegne. Riguardo all'Etè, la situazione è diversa rispetto agli altri 3 nomi dello stesso corso, che Virgilio ha citato in un solo verso, più il Flegetonta che non ha citato, dato che non lo vedrò qui nel Regno dei Morti, ma lo vedrò fuori da questa fossa. Lo vedrò infatti in cima a una montagna, tanto per rimanere in tema con questo canto, là dove le anime del purgatorio si lavano quando, dopo che la colpa che è stata pentita durante il loro tragitto in purgatorio è rimossa. E qui ricordo un fondamentale passaggio di 1.11. Nel secondo, Ciron, camminiamo ancora su quel bordo di bosco, convien che sanza pro si penta. Infatti il verso quando la colpa pentuta è rimossa non si riferisce agli uomini che si sono pentiti prima di morire sulla terra, ma si riferisce alla punizione che in purgatorio è utile perché conduce fino al paradiso, mentre all'inferno è inutile da un certo punto di vista, sanza pro si penta, perché chi risiede sotto al giudizio di Minos risiederà lì, soffrendo, per sempre, non si esce da lì, l'eterno dolore di 1.3. Basta così. Detto tutto ciò, Virgilio mi dice che ormai è giunto il tempo di scostarsi dal bosco e di andare dietro di lui, in fila. Lo spazio è stretto e dobbiamo andare tra i margini che ci fanno da percorso e non sono ardenti come l'arena o come il sangue bollente. Anzi, sopra tali margini ogni vapore caldo si spegne.
Il prossimo canto inizierà con una terzina che continuerà questo e non è una novità.